La pala d'altare raffigura la Santissima Trinità con Maria Maddalena, San Giovanni Battista, Tobia e l'Angelo. La Santissima Trinità appare come una visione tra i santi penitenti Maddalena e Giovanni in un desolato paesaggio desertico. Il Battista invita l'osservatore a venerare la Trinità e Maria Maddalena si volta verso di lui piena di emozione. La peccatrice penitente era la patrona del monastero delle monache della Maddalena e questa pala d'altare fu ordinata per la loro chiesa. Le figure di Tobia e dell'Angelo sono molto piccole rispetto alle altre, potrebbero essere un riferimento ai donatori dell'altare, la corporazione dei medici e degli speziali. L'arcangelo Raffaele era il loro patrono. La donna accusata dai farisei era stata ritratta da Bruegel come una figura graziata al centro del quadro. Rappresenta una delle poche figure femminili dipinte da Bruegel, non come una donna di campagna, ma secondo l'ideale di bellezza urbana. Cézanne riteneva che il lago di Annecy, con i suoi drammatici dintorni montuosi, fosse quasi troppo pittoresco, adatto a esercizi di disegno per giovani donne inglesi. Nelle sue mani il lago diventa un'area opaca di colore e i fianchi delle montagne sono masse tettoniche. Questo quadro è uno dei più impressionanti di tutti i paesaggi che Cézanne dipinse fuori dalla Provenza. La superficie dell'acqua appare densa e impenetrabile. Le montagne che si ergono immediatamente dietro sono una grande massa solida. Il soggetto di Adamo ed Eva era uno dei più popolari della bottega di Cranach, di cui sopravvivono almeno 50 dipinti. Le prime versioni di Adamo ed Eva di Cranach, dipinte intorno al 1510, mostrano le figure nude su uno sfondo neutro. A partire dagli anni 20 del 400, Cranach raffigurò Adamo ed Eva in un paesaggio accompagnato da vari animali, come in questo caso. Il dipinto occupa una posizione speciale tra le 50 versioni per il gran numero di motivi e per la qualità straordinariamente elevata della pittura, come dimostra la levigatezza simile alla porcellana dei corpi umani. La raffigurazione del paesaggio dà molto spazio alla flora e alla fauna, con un agnello, una cerva e un cervo, 2 pernici, una cicogna, un capriolo e un airone. Dietro di loro un leone, un cinghiale e un cavallo. Davanti all'albero c'è una vite dal fogliame rigoglioso. Questo è uno dei monumentali dipinti di nudo di Gauguin. Riflette la depressione da cui il pittore fu sopraffatto nel 1897 e che lo portò a tentare il suicidio. L'opera è un libero adattamento dell'Olympia di Manet, che Gauguin aveva copiato prima di recarsi a Tahiti nel 1891. Cerca di suggerire il timore superstizioso della donna tahitiana che giace sola in primo piano. Sebbene Gauguin abbia negato qualsiasi associazione con il poema Il Corvo di Edgar Allan Poe, i legami sono troppo evidenti per essere trascurati, soprattutto perché il poema era ben noto negli ambienti letterari in cui Gauguin si muoveva ed era stato illustrato da Manet. Il Bar delle Folies Bergère rappresenta l'ultimo grande dipinto di Manet, realizzato dal pittore quando ormai era molto malato e quasi invalido. Venne esposto per la prima volta al Salon del 1882 ed era ancora conservato nel suo studio quando Manet morì nel 1883. L'artista qui è riuscito a catturare tutto il senso effimero della vita moderna parigina e allo stesso tempo a creare un dipinto che con gli anni entrò nei cuori delle molte persone che lo ammirarono. Monet era un caricaturista di successo a Le Havre, ma dopo aver studiato pittura di paesaggi all'aria aperta si trasferì a Parigi nel 1859. Ben presto incontrò i futuri impressionisti Camille Pissarro e Pierre-Auguste Renoir. Renoir e Monet iniziarono a dipingere all'aperto insieme alla fine degli anni 60 del XIX secolo, gettando le basi dell'impressionismo. Nel 1874, insieme a Pissarro e Edgar Degas, Monet contribuì all'organizzazione della Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, etc., nome formale del gruppo degli impressionisti. Negli anni 70 del XIX secolo Monet sviluppò la sua tecnica caratteristica per rendere la luce atmosferica dell'esterno utilizzando pennellate spezzate e ritmiche.
Per tutta la sua carriera rimase fedele all'obiettivo iniziale degli impressionisti di catturare gli effetti transitori della natura attraverso l'osservazione diretta della realtà. Nel 1890 iniziò a creare dipinti in serie, raffigurando lo stesso soggetto in varie condizioni e in diversi momenti della giornata. I suoi ultimi quadri, realizzati quando era mezzo cieco, sono scintillanti pozzi di colore quasi del tutto privi di forma. Questo cassone nuziale fiorentino fu realizzato per le nozze di Donna Vaggia di Tanai di Francesco di Nerli e Lorenzo di Matteo di Morello nel 1472. La scena inferiore rappresenta Furio Camillo che sconfigge i Galli, quella superiore Orazio Coclite, eroe mitico romano che difende il ponte che conduceva a Roma dall'attacco degli Etruschi. Le figure alle estremità del cassone rappresentano le virtù. Il cassone è stato dipinto da Jacopo del Sellaio e Biagio d'Antonio, mentre il falegname che lo ha costruito è Zanobi di Domenico. Questo dipinto è incompiuto. Parmigianino variava consapevolmente i livelli di finitura dei suoi dipinti. Lo dimostra l'esistenza di opere, anche della tarda età, che presentano una superficie liscia quasi smaltata. Allo stesso tempo eseguiva anche dipinti con pennellate molto visibili e con una tale economia di colore che aree della superficie pittorica preparata rimanevano scoperte. Quest'opera fece parte della prima mostra impressionista organizzata nel 1874 nello studio del fotografo Nadar. È il primo di una serie di dipinti dedicati al teatro e al suo pubblico. Anche se realizzato in studio, conserva la freschezza delle opere realizzate di getto, la magia di un momento tradotto sulla tela attraverso pennellate brevi e veloci. In primissimo piano i due protagonisti, il fratello del pittore, Edmond, vestito in modo elegante, mentre incurante di ciò che sta avvenendo sul palco osserva con il binocolo il pubblico, e la modella Nini, anche lei elegantemente vestita, con i capelli raccolti e un filo di perle attorno al collo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!